Bentornati ragazzi ed eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata di Pills of Bricks. Era davvero molto che non prendevo questo format, ma oggi non ne potevo davvero fare a meno. Ma prima di parlarvi dell'ultima novità del mondo Lego, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. E se vi è piaciuto davvero tanto, condividetelo con altri appassionati Lego come noi. Bene, siamo pronti? Partiamo! La Fontana di Trevi è la più grande fra le celebri fontane di Roma. Iniziata nel 1732, l'opera architettonica fu protagonista di sfortunati eventi storici e politici, finché la sua realizzazione non venne affidata nel 1759 a Pietro Bracci e a suo figlio Virginio. I due completarono l'opera, che venne poi inaugurata nel 1762. Ok? Penso che a questo punto avrete già capito di cosa sto parlando. Infatti, un'opera così grande e meravigliosa, ammirata in tutto il mondo, non poteva non essere riprodotta con i nostri mattoncini Lego. Sicuramente avete presente la piccola build del set Lego Architecture 21020, ma non è assolutamente nulla in confronto a questa nuova versione ad opera di Maurizio Lampis, presidente dell'Associazione Culturale Caral-Isbrick e fondatore del Museo del Mattoncino Caral-Isbrick a Sesto. Realizzata con più di 20.000 pezzi, la build ha raggiunto le 150.000 visualizzazioni sui social e continua a fare notizia, e a ben ragione. Si tratta di una vera opera d'arte, in scala minifigure, con 75 cm di larghezza, 50 cm di profondità e 70 cm di altezza nel punto più alto. Lampis ha raccontato che ci sono voluti 5 mesi per la realizzazione di questo monumento così importante. Prima ancora, nel 2019, Lampis ha riprodotto sotto forma di mattoncini la Basilica di Nostra Signora di Bonari a Cagliari, uno degli edifici religiosi più noti della Sardegna. Ragazzi, voglio ammirare insieme a voi questa build. La prima cosa che salta all'occhio sono i molteplici dettagli altamente curati in ogni piccola sfumatura. Interessante è la perfetta riproduzione della scenografia della fontana, con la scogliera rocciosa nella parte inferiore, immersa nell'acqua. Bellissima anche la nicchia con colonne con la grande statua centrale, che rappresenta Oceano, così come le due nicchie laterali, più piccoline, con le statue di Salubrità sinistra e Abbondanza a destra. Adoro veramente la grande piscina rettangolare protagonista dell'intera architettura, dove vediamo che Lampis ha fatto un ottimo uso dei tile curved per riprodurre gli angoli arrotondati. Anche il dinamismo dell'acqua che sgorga e il movimento realistico ondoso è davvero eccezionale. Al di sotto delle statue principali, due cavalli del cocchio di Oceano che scalpitano, frenati dalle raffigurazioni di due tritoni. Questo set rappresenta anche un'ambientazione moderna, con tipici turisti intenti ad ammirare l'opera, con tanto di parapetto e lampioni. Infine notevole l'inserimento delle iscrizioni commemorative sulla facciata di Palazzo Poli, su cui è poggiata l'intera struttura della fontana. Stupende sono anche le statue decorative che ornano la parte superiore dell'imponente struttura. Ok ragazzi, anche questa nuova puntata di Pills of Bricks termina qui, ma vi ricordo che se volete ammirare la Fontana di Trevi di Maurizio Lampis, questa sarà esposta per un breve periodo al Museo del Mattoncino Caral-Isbrick, per poi intraprendere un tour per la Sardegna accompagnata dal Colosseo di Roma, anche questo ovviamente in versione Lego. Noi invece ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa opera d'arte in mattoncini e naturalmente continuate a seguirmi per dare un'occhiata insieme a tutte le nuove uscite Lego e molto altro. Io vi saluto e mi raccomando, ricordate sempre che solo il meglio è abbastanza. Ciao!